come si diventa virali su Twitter? Come si finisce nei per te? Quindi ovviamente boom, si esplode in popolarità. Adesso non lo sappiamo ancora certamente, ma ne sappiamo un botto di più. Perché? Perché Elon Musk ha deciso di mettere open source l'algoritmo. Sì, proprio l'algoritmo che fa il ranking e quindi ti mette o non ti mette nei per te. È abbastanza complesso, prevede un sacco di cose, alcune molto interessanti. Ho passato il weekend a studiarlo per lavoro e ve ne racconto un po'. Io sono Matteo Flora, mi occupo di reputazione per lavoro e questo è Ciao Internet. Ciao Internet, il 1° aprile è andato online l'algoritmo di Twitter. E detto così sembra una cosa strana, però no, è proprio l'algoritmo di raccomandazione, cioè l'algoritmo di selezione di Twitter. La messa online significa che da adesso in poi tutte le procedure, almeno una buona parte delle procedure con cui viene calcolato il per te, è online. Non è per niente facile. Innanzitutto, che cosa c'è online? Ci sono un po' di valori che vengono attribuiti, c'è una parte dei modelli di machine learning che vengono poi applicati su questo ranking che viene fatto, questo punteggio che viene dato agli singoli tweet e in più mancano un paio di cose. Mancano ovviamente, come c'era tra l'altro da aspettarsi, tutte le parti che escludono i tweet per sicurezza e per spam. Questo perché? Perché per quanto non ci piace la sicurezza tramite l'oscurità, il fatto di metterli online ovviamente facilitava di molto il lavoro di chi doveva o voleva evadere quei filtri. Ma andiamo con ordine. Che cosa c'è all'interno? Tante cose. Per capirle ho seguito un po' di gente, vi lascio poi i link giù in descrizione che stavano facendo l'analisi seguendo i pezzi di codice che andavano a segnalare. Provo a fare una sorta di catalogo che probabilmente non sarà esaustivo delle cose principali che vi servono sicuramente se siete dei social media manager o comunque se lavorate con Twitter per lavoro. Partiamo dall'inizio. La cosa che si capisce subito è che la ratio tra le persone che io seguo e quelle che seguono me conta. L'algoritmo penalizza abbastanza pesantemente gli utenti che seguono un sacco di persone ma che non sono seguiti da un sacco di persone. Quelli che collezionano in realtà persone che seguono ma in realtà non hanno abbastanza probabilmente rilevanza per essere seguiti da altri. L'altra cosa che supponevamo e che trova conferma è che gli utenti di Twitter Blue, il servizio a pagamento, la versione a pagamento del social network, effettivamente ricevono un boost. Gli utenti di Twitter Blue sono un po' più probabili da trovare all'interno del feed del social network. Interessantissimo anche come divide gli utenti. Ci sono 4 categorie nel codice di utenti particolari: i power user, quegli utenti molto popolari, Democrat e Republican, cioè divisione secondo quegli utenti che possono essere schierati come repubblicani o democratici a livello mondiale, quindi probabilmente per temi di appartenenza più che altro nel mondo, e Elon Musk. Già. Elon Musk ha fatto modificare il codice per avere, come supponevamo, visto dove appare, più visibilità. Per quanto riguarda invece democratici e repubblicani, sembra più una suddivisione per cercare di non affollare il feed in un modo o nell'altro, con uno o l'altro, ma ancora una volta serviranno un po' di analisi in più. Poi c'è la parte veramente importante: quali sono i fattori che determinano principalmente se un tweet verrà proposto o non proposto nei per te. Il primo, la probabilità principale è data dai like e poi dai retweet, al contrario del senso comune che vedeva il retweet come più importante che non il like. I like contano di più. In più, cosa conta di più? Se qualcuno clicca il tuo tweet e ci rimane
per più di 2 minuti. Quindi se legge il thread relativo e conta anche se da lì va a vedere il tuo profilo. In realtà i pesi sono più o meno questi: 0,5 se fa like al tuo tweet, 1 se fa retweet al tuo tweet. Se clicca sul tuo tweet e fa reply, oppure se sta lì per un paio di minuti, 11 punti, quindi vale 22 like praticamente questa cosa. Se fa check al tuo profilo e fa like o reply, vale 12 volte, 12 punti. Se fa reply 27, se fa reply diretto, se fa reply e in più tu rispondi al suo reply sono 75, e poi lo vediamo dopo, ci sono le penalità. La cosa interessante è che una risposta a un tweet vale come 150 like più o meno, come livello di punteggio all'interno del tutto. Ovviamente ci sono anche i feedback negativi. Cosa mi dà feed negativo? Se qualcuno mi blocca, se qualcuno mi muta, se qualcuno fa una segnalazione di abuso o una segnalazione di spam, o anche, ma molto meno, se qualcuno mi fa un unfollow. Quello penalizza un po' meno. In quanto penalizza, Steven Tai fa un bello esempio che vi riporto, giusto per dare un'idea. Se un utente clicca sul tuo tweet e sta lì per più di 2 minuti, è 22 volte più importante che non il like al tuo tweet. Se clicca sul tuo profilo e se torna al tuo profilo dopo aver cliccato su un tweet e fa like o risponde al tuo tweet, sono 24 volte più importanti queste azioni di un like. Se risponde al tuo tweet sono 54 volte più importanti di un like. E se risponde al tuo tweet e tu rispondi a lui, questo vale 150 volte in più, come dicevamo prima, di un like. E se fanno report del tuo tweet, pare che vada a 738 volte in negativo. Di base sei fregato. Tante altre cose da vedere in realtà, ad esempio il fatto che quando necessario i governi sembrano poter tranquillamente intervenire all'interno dell'algoritmo. Questo fa in modo di poter eventualmente togliere alcuni argomenti, togliere alcuni tag direttamente dal fatto che siano proposti nei per te, e ne abbiamo la prova assolutamente documentale. Altra cosa importante è che durante le elezioni presidenziali nei vari stati l'algoritmo viene pesantemente modificato. Pesantemente modificato significa che vengono raccomandati nei per te i profili dei candidati, lì forse serve quel Democrat e Republican, e c'è una grossa soppressione di quella che Twitter definisce disinformazione all'interno del flusso. E anche lì ci sarebbe da parlarne un po' di più, perché un altro utente di Twitter, Gupta, ha recuperato l'elenco, e tra gli elenchi ce n'è uno che dà un po' da pensare, perché viene interpretato come disinformazione Ukraine Crisis Topic. Chi parla, letto così, del conflitto ucraino, della crisi ucraina, cosa che non è particolarmente piacevole da vedere. Poi, nulla di particolare, non è ancora chiaro cosa succede esattamente con i link, quindi non è ancora chiaro se i link effettivamente abbassino o no il ranking. Di sicuro è chiaro che si prende un piccolo boost di 2x nel caso in cui ci siano nei tweet delle immagini o dei video. Tante cose da tenere in considerazione. Di base la cosa più importante è capire effettivamente che
i like contano, le reply contano molto di più, e quello che pensavamo prima, i retweet che contassero più dei like, in realtà così non è. Gli errori di ortografia e le parole nuove, altra cosa importantissima, i neologismi e le parole nuove impattano negativamente. C'è uno 0,1, un decimo, un fattore di moltiplicazione 0,1, quindi molto male, per tutti quelli che scrivono in un linguaggio sconosciuto, che ovviamente significa parole inventate o parole che non esistono, quindi spelling sbagliato. L'altra cosa importante, e poi chiudiamo, è che è tutto una nicchia. Una volta qui era tutto campagna, adesso è tutto una nicchia. Cosa significa? Significa che il tuo profilo è in un cluster, in un gruppo di altri profili similari che parlano di stesse cose. Ogni volta che tu twitti qualcosa che diventa popolare fuori dalla tua cerchia, o di un argomento fuori dalla cerchia di appartenenza, io che parlo in informatica, che scrivo di, che ne so, gattini, beh, c'è una penalità abbastanza interessante. Quindi l'algoritmo premia in maniera molto più forte il rimanere all'interno della mia nicchia. Cosa succederà adesso? Boh, l'algoritmo è in fase di risistemazione, quindi bisognerà vedere che cosa effettivamente si salverà di questo. Di sicuro è un ottimo spunto per iniziare a capire un po' di più come funziona il tutto, e vi lascio in link la spiegazione un bel po' più lunga, pagine e pagine di contenuto, su come funziona nel dettaglio. Voi invece raccontatemi se vi torna tutto e cosa vi fa rizzare i capelli. A me un po' di cose lo sapete. Se non vi siete ancora iscritti, tra l'altro, questo è il momento giusto per iscriversi. E come sempre, io sono Matteo Flora, arrivo dalla sicurezza informatica, ma vengo in pace. Nella vita di tutti i giorni faccio l'imprenditore e aiuto aziende a raggiungere i propri obiettivi. E come sempre, anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato. Buon lunedì ed estate parati.